Immaginate se andassimo lì e gli dicessimo dai forza ragazzi, andiamo. È una bella idea. Sì, però secondo me ci menano forte. Parecchio. Va bene. Dopo questa gag rifatta 2 volte perché il microfono non funzionava, andiamo. Ultimo giro, ultima giostra, come direbbe qualcuno. Oggi vediamo la finale con la quale abbiamo conquistato il 3° posto ai mondiali di tiro dinamico di Taiwan, e vedremo i nostri Francesco e Zorro impegnarsi contro delle squadre veramente agguerrite, che dopo che avevamo fatto il record del mondo ovviamente hanno acceso un po' la lampadina, incominciavano a tirare l'occhio, sentivano che l'Italia non era più ai margini, non era più una squadra dalla quale non aspettarsi chissà che cosa, come era successo il mondiale precedente. No, questa volta tutti gli occhi erano puntati su di noi e la pressione forse ha messo anche troppo a dura prova i nostri ragazzi, per cui se non avessimo sbagliato 2 cosette forse saremmo saliti molto più in alto. Ora non si deve mai fare questo ragionamento, chi arriva primo è il più bravo. Noi abbiamo fatto del nostro meglio ed è stato eccezionale ed entusiasmante quello che abbiamo vissuto, ma andiamo subito a vedere di che cosa si è trattato. Andiamo a fare la seconda giornata di prova, incrociamo tutte le dita oggi. C'era il bancone dei fucili della G&G e come facevano? Non guardarmi il GCM Gas Blowback, il 556, un modello molto interessante, ma guardiamolo insieme. Allora, una cosa interessante secondo me potrebbe essere, poi bisognerà vedere ovviamente, il loro nuovo, guardate un po' cosa vi tiro fuori, Gas Blowback, perché la G&G ha fatto per molti anni pistole che funzionano discretamente bene, adesso anche le abbiamo usate, però come al solito questo è un territorio abbastanza insidioso. Allora, internamente sono sempre molto ben realizzati tutti i pezzi della G&G in generale, quando li osservi vedi che sono rifiniti fino all'ultimo dettaglio. E la cosa che spero abbiano realizzato bene è il nozzle con un impasse. Pare che però debbano mettere invece dei nozzle predisposti per le potenze nostre, ed è previsto un impasse che lì era in fase di sviluppo. L'impasse è molto particolare e c'è un aggancio dente che forse è in fase di studio, perché è evidente che questo se lo mangiano domani, cioè nel senso lo mangiate subito appena incominciate a sparare con questo fucile. La chiusura del sistema è abbastanza precisa. Poi ragazzi, un'analisi così semplicemente prendendo il fucile, guardandolo senza poter sparare eccetera, è veramente un po' da cioccolatai, ma devo dirvi che la qualità costruttiva generale e l'estetica sono effettivamente molto interessanti, sembra molto bello, potremmo dare dei pareri soltanto usandolo.
erano già partite le prove delle varie squadre sull'ultimo stage, quindi questa era il terzo stage, che chiaramente rappresentava forse lo stage più difficile, sì, lo stage decisamente più difficile, con tutta una serie di attività da svolgere. Come avete visto, entrano, devono tirare giù determinati met, poi devono andare a portare una valigetta, recuperare una chiave, aprire una porta, far passare il proprio compagno tenendo schiacciato un pulsante, portare un MG dall'altra parte, incominciare a sparare, l'altro schiaccia il pulsante per poter aprire e uscire e fermare il tempo. Non so neanche se l'ho detti bene tutti quanti, insomma avete visto, c'erano tantissime cose da fare, trasportare un manichino, ecco, eccetera, che andavano organizzate, ognuno si doveva organizzare, e qua appunto sia Franco che Francesco hanno studiato vari metodi. Lui deve andare, lui deve andare. Poi appunto sono venute fuori delle novità dell'ultimo momento, si poteva prendere i pallini delle due SG che erano automatiche lì messe nel corridoio, li si potevano prendere addosso, non era una penalità, era soltanto una questione di paura o meno del pallino, quindi c'era gente che arrivava fino in fondo al corridoio e spegneva i met direttamente, quasi a toccarli. Molto ridicolo a mio avviso, però se si poteva fare, ovviamente l'abbiamo fatto anche noi, visto che l'abbiamo visto fare ad altre squadre, e abbiamo osservato lungamente quali erano le tecniche degli altri. E poi, alla fine, è toccato a noi.
style, lifestyle. We've been running different races. Taking the risk is the safest. My people been catching cases. So I'm stacking up faces. Trying to show them different places. Cause they only need a way out. I ain't had much but stand down. Stand up and we stand out. Looking for a handout. But let me know how that pan out. Them boys sweeter than Pop-Tarts. Out here trying to keep up with the rock stars. You can catch us with the baddies in the hot cars. If they try to pull us over, it is not ours. Ayy, I got a feeling like a pop star. She said she's sick and tired of love, she just want more. I know they didn't think that we would make it this far. I know they didn't think that we would take it this far. Them boys sweeter than Pop-Tarts. Out here trying to keep up with the rock stars. You can catch us with the baddies in the hot cars. If they try to pull us over, it is not ours. Ayy, I got a feeling like a pop star. She said she's sick and tired of love, she just want more. I know they didn't think that we would make it this far. I know they didn't think that we would take it this far. Hey, trying to keep up with the rock stars. You can catch us with the baddies in the hot cars. If they try to pull us over, it is not ours. Ayy, I got a feeling like a pop star. She said she's sick and tired of love, she just want war. I know they didn't think that we would make it this far. I know they didn't think that we would take it this far. La mia vita sei tu. Brillano. Poi io solo l'anno sbagliato. Quando ha fatto distanza È un peccato. Sì, lì e portare la MC42. Ragazzi, allora, spoilerone, prima Olanda, seconda Repubblica Ceca e terzi noi quest'anno. Siamo arrivati terzi. Vai così! Europe win all! Yeah! I'm playing! Yes, to Europe! E andiamo! Bravi! Fatemi la faccia. La faccia da terzi! Fate la faccia da terzi! Avete un quarti era pezzo. Quanto era brutto, eh? Passage, remember, it's not safe. So we will now present the award for the top 3 teams right now. The winners of the third place, Team Italy. Please look at our photographer. This is our official photographer. So our third place is entitled to $2,000 as cash bonus. That's one.
contest. Torniamo a casa con un terzo posto incredibile. Non ci aspettavamo veramente in 2 anni dal passare al 7° posto al terzo posto, con un'emozione, una carica di adrenalina costante in un evento regalato veramente da tutti quelli che hanno collaborato. Quindi ringrazio innanzitutto in prima persona Jolly Softair, perché sono stati i primi ad accettare e a seguire questa nostra idea. La Shot Production l'ha proposta e abbiamo avuto subito una risposta da parte di Jolly Softair, per cui grazie Jolly Softair e a tutti gli altri PGT, Wiley X, Olosan, Sod per il vestiario, Paul Forti che ci ha consentito di fare la finale, Ele Arene, il grandissimo Diego del Camp Phoenix che li ha allenati, Blaster Park Arena di Alessandria e Special Gun che hanno fatto le selezioni. La Shot Production non sarebbe mai riuscita da sola senza l'aiuto di tutte queste figure. Ci rivediamo molto più carichi l'anno prossimo e non perdete l'occasione la prossima volta anche voi di partecipare a questo tipo di evento. Da Pio3 e da Taiwan per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati! Tutta la mia vita sei tu.